Recentemente a Campocalabro è stato riaperto al pubblico il Forte Batteria Siacci, costruito subito dopo la formazione del Regno d'Italia e finalizzato alla difesa dello stesso. Perché sia l'amministrazione di cui lei è a capo, sia le precedenti amministrazioni hanno fortemente lottato per la riapertura del forte? Cosa rappresenta per la comunità campese questo antico edificio? Campocalabro, io credo sia la seconda città fortificata d'Italia in relazione al numero di abitanti e ad estensione. Si pensi che Roma ha 20 fortificazioni umbertine, Campocalabro ne ha 3. Il sistema delle fortezze, che è formato appunto nella frazione di Matiniti Superiori, quindi queste colline che stanno a strapiombo sullo stretto con un panorama mozzafiato, ha complessivamente 3 insediamenti, 3 manufatti, il forte più grande che è il Forte Batteria Siacci, che è diventato proprietà del comune da qualche mese, e i 2 forti sussidiari, il Forte Pignatelli, sul quale dal 2014 l'amministrazione ha avviato un programma di valorizzazione, di recupero conservativo e di rifunzionalizzazione, e Batteria Matiniti Inferiore, che a causa di un improvvido decreto di cartolarizzazione del patrimonio pubblico è finito nelle mani di una immobiliare, sia pur partecipata, di una società pubblica. Noi riteniamo che il sistema delle fortezze di Matiniti sia l'elemento attorno al quale questa comunità può costruire un futuro diverso, disegnando un percorso di sviluppo che passa attraverso la valorizzazione degli aspetti storici, culturali, artistici ed identitari di questi 3 manufatti militari. È un'opera che è cominciata all'inizio degli anni 2000, che si concluderà quando, con le forme dovute, riusciremo ad entrare in possesso anche di Batteria Matiniti Inferiore, completando così il disegno di questi 3 luoghi che si caratterizzano intanto per il perfetto stato di conservazione, per l'architettura imponente, per i panorami che possono essere goduti dai loro terrazzi, per l'ampiezza delle sale, per la profondità dei magazzini delle polveri, per la regolarità del fossato, per questa forma bizzarra di trapezio con una punta arrotondata che ha Forte Batteria Siacci, per le gabbie di Faraday che lo avvolgono, che sono un elemento di architettura militare che non ha uguali nel meridione. Noi riteniamo che quindi le fortificazioni umbertine possano essere messe al servizio dello sviluppo di questa comunità, ma non ci accontentiamo di un cartello messo fuori dalle mura. Siamo impegnati in un'opera appunto di rivalorizzazione di tutto l'intero complesso, che passa per un finanziamento che abbiamo già ricevuto che supera il €1.000.000, e grazie al quale redigeremo la progettazione definitiva di Forte Batteria Siacci per poi procedere ai primi interventi che riguardano il primo lotto, la rifunzionalizzazione del piano zero e del fossato e dei terrazzi. Noi pensiamo che questi luoghi abbiano, in quella dimensione di restituzione della quale parlavo prima, molto da restituire a questa comunità, perché grazie alla loro appartenenza alle strutture militari di fortificazione, nei fatti sono stati sempre considerati come un luogo inaccessibile, e lo sono stati. Io stesso ho accompagnato una vecchia signora il giorno dell'apertura di Forte Batteria Siacci, che aveva 82 anni e che non aveva mai visto il forte, quindi ci sono 100 anni di cesura rispetto all'utilizzo di una delle zone più belle del nostro paese, a una delle zone più panoramiche, a una delle zone maggiormente intatte anche grazie ai vincoli militari che sono stati imposti per 100 anni su quelle strutture,
che ci dà la dimensione di come una volta aperti al pubblico e resi fruibili, questi luoghi possono diventare luoghi di cultura, luoghi per il turismo, luoghi che forniscono e che attivano anche un circuito virtuoso che genera occupazione, quell'occupazione della quale parlavamo prima e della quale abbiamo tanto bisogno soprattutto per i nostri giovani. Noi pensiamo che queste fortificazioni possano essere il volano di questo sviluppo. È un programma ambizioso che non si concluderà, non si è concluso nei primi 1000 giorni della nostra amministrazione, né probabilmente alla fine del nostro mandato, in considerazione della mia età, forse nemmeno alla fine della mia vita. Però noi abbiamo cominciato nel 2014 questa impresa, che è un'impresa sociale, umana ed economica di grande significato ed un grande impegno per un piccolo comune come il nostro, ma fino ad ora abbiamo dimostrato di avere le risorse, le energie, le capacità per fare fronte a questa sfida. In che modo la comunità campese ha contribuito alla rinascita concretamente del forte e che impatto ha avuto sulla stessa da un punto di vista emotivo? Ma ripeto che la riappropriazione di un luogo che tu riconosci come tuo, ma che ti è stato negato per generazioni, è già per suo conto una emozione fortissima. Quando io, Civolante, ho sentito il cancello di Forte Batteria Siacci che si apriva e abbiamo spinto i battenti assieme all'ultima delle guide rimaste, dei custodi del forte, io stesso ho provato un'emozione intensa e dietro di me sono entrati per primi, dentro Forte Batteria Siacci, gli abitanti della frazione Matiniti, un gruppo di case sparse che sono tutte allungate lungo la strada che porta a Gambari ed Aspromonte e che sono tutte disposte nelle circostanze del forte. Un luogo che è stato negato anche a loro, anche se loro intrattenevano rapporti di microeconomia con questo insediamento militare, nemmeno loro lo sentivano loro. Noi siamo riusciti nella scommessa di costruire un'alleanza forte con gli abitanti del luogo. Siamo riusciti quindi a costruire non solo un disegno di grande significato culturale ed economico, ma credo che siamo riusciti in un'operazione antropologica, cioè quella di restituire ad una comunità, ad una piccola comunità, la comunità locale della frazione di Matiniti, poche centinaia di persone, un luogo a farlo sentire come loro. Il catering di molte manifestazioni oramai è affidato ad un'associazione, una giovane associazione di Matiniti. La stessa associazione che volontariamente e senza alcun ritorno economico tiene aperto il forte, secondo degli orari oramai stabiliti che sono sul sito, è fatta anche di persone che abitano in quella comunità. È la comunità, quindi, in qualche maniera, che ha protetto il forte negli anni dai vandalismi e che adesso ne cura la restituzione non al comune di Campocalabro e nemmeno alla città metropolitana di Reggio Calabria, come un giornalista della RAI mi chiese. Noi mettiamo Forte Batteria Siacci e l'intero sistema delle fortezze in competizione con i grandi siti di architettura militare dell'Europa. Questa è la nostra ambizione. Lei è fiducioso che la comunità di Campocalabro trarrà dei benefici da un punto di vista anche economico dopo l'apertura e dai suoi programmi di valorizzazione per i forti? Come dicevo, non è sicuramente una cosa che avverrà nell'immediato futuro. Il compito del comune è quello di costruire un percorso chiaro,
all'interno del quale nel corso degli anni, piano piano, questa realtà di sviluppo turistico crescerà e coinvolgerà anche le forze produttive di questo paese. Però la prima scommessa è resistere alla tentazione di cedere la propria sovranità ad altri. Noi dobbiamo scegliere delle partnership di grande qualità, nelle quali però dobbiamo anche intravedere una precisa distinzione dei ruoli. Il partner privato o comunque associativo o comunque appartenente anche al terzo settore, al settore dell'animazione culturale, deve essere misurato sulle proprie capacità e deve obbedire a quel disegno di sviluppo che non io o genericamente il comune, ma il Consiglio Comunale di Campocalabro, in ben 2 distinti progetti di valorizzazione, uno sul Forte Pignatelli e un altro sul Forte Batteria Siacci, ha espresso il suo pensiero e ha affermato la sua volontà. Certo, noi non possiamo pensare a questi luoghi come dei luoghi isolati ed avulsi dal contesto di grande fascino archeologico, storico e paesaggistico che è l'area dello Stretto di Messina. Altre fortezze sono state costruite nel comune di Reggio Calabria, altre ce le abbiamo di fronte, Forte Masotto, Forte Cavalli, che sono sulla costa siciliana. Noi dobbiamo avere la capacità di includere all'interno dei percorsi turistici e di fruibilità questi manufatti militari. Questo è un lavoro che non può essere affidato ai privati, ma che deve essere necessariamente frutto di un ripensamento infrastrutturale complessivo che riguarda le vie di comunicazione, la possibilità di attrarre flussi turistici al di là della stagione estiva, e tutto questo non può che rientrare dentro una strategia più grande che è quella della città metropolitana di Reggio Calabria, dei comuni dell'area dello Stretto, della Calabria, che io ritengo, ad onor del vero, in questi ultimi anni abbia fatto un grande sforzo per la valorizzazione dei beni culturali alla luce di quelle che sono le linee guida della Comunità Europea in materia di utilizzo dei fondi e delle risorse comunitarie. Per concludere, signor Sindaco, una domanda molto semplice. Cosa augura alla sua comunità per il futuro? Intanto prosperità, intanto pace e serenità, e allo scadere di questo ciclo nel quale si compiono i 70 anni dalla ritrovata autonomia del comune di Campocalabro, che ne fu privato nel 1927 dal fascismo. Campocalabro era comune dal 1806 e smise di esserlo nel 1927, riprese ad esserlo l'11 febbraio del 1950. Noi abbiamo la sensazione, e lo vediamo palpabilmente, con la riacquisizione dei manufatti militari dell'area delle fortezze, con la nuova idea che Regione Calabria ha della zona industriale, con la modernizzazione degli uffici, con una rinnovata motivazione del personale che lavora dentro questo comune, con il fermento che noi vediamo vivo, quotidiano, di partecipazione e di apprezzamento per la nostra azione amministrativa, si sia concluso un ciclo storico e se ne apre un altro che è denso di prospettive. Noi chiederemo l'11 febbraio 2020 che il Presidente della Repubblica riconosca a Campocalabro il titolo di città. Non è un orpello per il nostro Gonfalone, non è un titolo onorifico. Questa richiesta ha un preciso significato sociale, politico e storico. È una richiesta che sale da una comunità
che ha raggiunto la sua maggiore età dopo la grande tragedia del terremoto del 1908, che ne ha raso al suolo tutte le abitazioni, ha avuto la capacità di ricrescere, di attraversare 2 guerre, la grande tragedia della Spagnola, ed ha avuto donne ed uomini che hanno lottato abbarbicati a questa terra, a queste balze rocciose, a questi pochi metri di terra che si affacciano sullo stretto. Hanno deciso di rimanere qua e di non abbandonarla. Campocalabro non si è svuotato. Campocalabro non è diventato un paese fantasma grazie alla caparbietà dei propri cittadini. È cresciuto, si è sviluppato, è diventato un luogo dove la qualità della vita è certamente migliore di tutti gli altri centri che lo circondano. Ha grandi potenzialità di sviluppo e di crescita, ma queste potenzialità di sviluppo e di crescita possono essere governate solo nella misura in cui, sia pur nelle divisioni quotidiane, anche politiche, anche amministrativi, abbiamo tutti un orizzonte e una strategia comune. E se rispetto a questo noi saremo in grado, intanto di ricostruire memoria grata per quello che è stato fatto, e saremo capaci di guardare in maniera unitaria e non litigiosa verso il futuro, io non ho dubbi che questa comunità riuscirà a realizzare appieno tutti i suoi sogni e i suoi abitanti riusciranno a realizzare, sia pur nella difficoltà del quotidiano, tutti i bei desideri che hanno nel loro cuore per la nostra comunità, per la nostra terra, ma soprattutto per i nostri figli e per i nostri giovani. Grazie mille, signor Sindaco, per la sua collaborazione. Grazie a voi, grazie.